Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Se mi vedete leggermente diversa è perché sto utilizzando la videocamera nuova, molto più veloce, così riesco a fare anche qualche video in più. Oggi voglio chiedere ai tarocchi una previsione specifica per te e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli distinto uno dei tre mazzi perché facciamo una previsione specifica. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente i tre mazzi per questo video interattivo e vado a fare una previsione specifica per te. Sai che è un interattivo come tale va considerato se non fa riferimento o non risuona con la tua situazione. Semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo l'angelo che rappresenta i desideri, per la variante numero 2 quarzo rosa che simboleggia le emozioni. Per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 col Buddha che rappresenta il risveglio, l'illuminazione. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini, come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto perché facciamo una previsione specifica per te. Angelo, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una previsione specifica e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda o da darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Angelo. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è l'angelo. Vediamo chi è l'angelo. Mazzo centrale, energia neutra. Vedo che tu sei qualcuno che si annoia molto facilmente, eh? È come se tu avessi sempre bisogno di nuovi stimoli. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 67 e l'81. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di ottimismo e fiducia nelle avversità. C'è una situazione in questo momento nella tua vita dove è necessario proprio questo, essere ottimisti e fiduciosi anche nelle avversità. Numeri 67 e 81, valli a cercare. Penso che in questo momento potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno l'iniziale del nome o del cognome che inizia con la lettera Z, I, N, M e lettera C, oppure potresti anche essere tu. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Ci sono segni d'aria qui e segni d'acqua molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario o di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci. Qui mi fanno vedere di te che sei una persona molto riflessiva, della serie che prima di prendere una decisione ci pensi veramente tanto, ma quando sei davvero convinto con questo re di spade di un qualcosa non ti ferma più nessuno. Quindi è come se avessi un po' bisogno di convincerti nelle cose. Mi fanno anche vedere che tu sei un qualcuno molto amante della libertà, è come se la considerassi sacra, sai? Vedendo l'insieme di queste carte mi viene in mente questa frase da dirti che la pace ha 4 condizioni essenziali che sono verità, giustizia, amore e libertà. È come se la libertà la considerassi sacra. Vediamo cosa mi dicono ancora di te e poi vado a farti questa previsione specifica. Qui c'è un'abitudine che hai
che potrebbe essere un po' controproducente. Vedo anche che di recente qualcuno che stai frequentando ha fatto o ha detto un qualcosa che ti ha confuso un po' le idee, magari con delle parole, con dei gesti, insomma ti vedo con le idee confuse rispetto a questo uomo o questa donna. Sappi che questa persona ha le idee più confuse di te, quindi ti conviene passare oltre, sorvolare, non stare lì a crucciarti più di tanto. Adesso ti faccio questa previsione specifica per l'angioletto. Vediamo cosa ti dicono. Qualcuno ti farà capire che ti vuole bene facendo un gesto molto significativo per te. Sono tante le cose, però quello che conta è che vuole farti capire che ti vuole bene e forse c'è anche qualcosa di più. Poi con questa torre, un qualcosa che stai vivendo non andrà proprio come ti immagini tu, Ti spiego meglio, probabilmente non succederà quello che ti aspetti subito, perché l'universo ha i suoi tempi, mi fanno proprio vedere questo. Vediamo un po'. Un'altra previsione specifica, qua mi fanno vedere che dopo l'estate ti vedo molto preso perché inizierai una cosa nuova, sarà una responsabilità in più, perché vedo che si fidano di te, si fideranno di te. Un'altra cosa che ti dico, una previsione specifica proprio per te, c'è un posto, io vedo qua un posto dove tu vuoi andare. Con questo carro ti dico che quando sarà il momento giusto andrai o arriverai dove vuoi andare, perché con questo carro vedo che ci arrivi e ti vedo anche felice in quel momento, ma quando sarà ora? E non sembra essere subito. Forse vuoi fare un cambio di casa o vuoi raggiungere una persona che in questo momento magari è lontana. Ti vedo raggiungerla, ma è come se in questo momento, oppure più nell'immediato, quindi parliamo dell'estate, non si creasse la possibilità, non ci fosse l'opportunità. Quindi un pochino più avanti, magari negli ultimi mesi dell'anno, ti vedo anche comunicare con qualcuno a distanza. Forse è proprio questa persona che vuoi raggiungere e subito non è possibile. Io qua ci vedo comunicazioni, parole, sai, dicono che l'amore non vive di parole né può essere spiegato a parole, però qua tra una comunicazione e l'altra sono dell'idea che ci sia qualcuno che si innamora e poi ci sarà l'occasione più avanti anche per raggiungersi. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Angioletto, e adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Per l'angioletto, vediamo cosa ti dicono. Pensa alla domanda. Temperanza, matto e diavolo. Qui la risposta è un sì, però rispetto a questa domanda che hai fatto dovresti considerare di andare con cautela. È come se ti dicessero prenditi tempo, non agire d'impulso perché potresti complicare le cose, però la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi viene da dirti. Per l'angelo. Vediamo, Per l'angelo.
Nel posto dove sei adesso c'è un po' di disordine. Questa cosa ti rende nervoso. Questa cosa ti rende nervoso, ma nonostante questo continui a rimandare. Liberati di tutto ciò che non ti serve più. Rinnova dentro e fuori. Rinnova. Nel posto dove sei adesso c'è un po' di disordine. Questa cosa ti rende nervoso, ma nonostante questo continui a rimandare. Liberati di tutto ciò che non ti serve più. Rinnova dentro e fuori. Questo era il messaggio per te, Angelo. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Quarzo rosa, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una previsione specifica e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, quarzo rosa. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è il quarzo rosa. Mazzo centrale, energia neutra. Quarzo rosa, ti vedo un po' lento, a prendere le decisioni, nel senso che tu pensi troppo, ci pensi troppo su e quindi è come se andasse un po' tutto a rilento, troppo pensare, troppo rimuginare. I tuoi numeri spirituali sono il 4 e il 140. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbero esserci ulteriori messaggi che ti devono arrivare. Qui ti indicano di eliminare i pensieri negativi. Penso che forse questo troppo rimuginare sulle cose, magari anche pensieri negativi, sia un po' controproducente. Numeri 4 e 140, valli a cercare. Tu potresti avere a che fare con persone molto significative per te che hanno il nome o il cognome che inizia con la lettera S, O, R, G, C, V e lettera A, oppure potresti essere tu, o anche la lettera P. Vediamo cosa mi dicono di te. Ci sono segni di terra qui e segni di fuoco molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine, o un segno di fuoco, ariete, leone, sagittario. Qua mi dicono di te che di recente, con questo 10 di spade, potresti aver subito una sconfitta che però ti ha reso più saggio. Qua c'è qualcosa che hai dovuto lasciare andare, l'hai vissuta un po' come una sconfitta, ma è stata per te una lezione. Penso che tu abbia imparato qualcosa. Ti vedo anche un po' in conflitto con l'ambiente che ti circonda, forse proprio
per questa cosa che ti ho detto prima. È come se tu ti sentissi un po' in competizione, magari con altre persone, può essere nel tuo lavoro o comunque un po' in conflitto e senti la necessità di proteggerti da un qualcosa che c'è intorno a te. Vediamo cosa mi dicono ancora di te, poi ti faccio questa previsione specifica. Qua mi fanno vedere che tu hai un carattere anche un po' particolare, perché io ti vedo una persona molto solare, ma su certe cose sei anche molto testardo. Guarda, non a caso su quel 10 di spade c'è uscito un 5 di spade. Se c'è della testardaggine in questa cosa che è successa, lasciala andare, perché con un 5 di coppe è come se non si fosse ancora completamente riuscito a metabolizzare questo qualcosa che è finito. Un'altra cosa che ti dico di te, poi passo a questa previsione specifica, è che è come se tu volessi a tutti i costi cambiare un qualcosa del tuo fisico, quindi questo lo sai tu che cos'è, senza accorgerti che con questa carta del mondo sei già perfetto o perfetta così. E adesso vediamo questa previsione specifica per te. Qua mi stanno dicendo che sarà necessario conservare dei soldi, quindi risparmiare un po', perché ti serviranno negli ultimi mesi dell'anno per una spesa che dovrai fare. Qui ti vedo con la necessità di iniziare a risparmiare. Ti dico anche una previsione specifica, che ci sarà una persona che diventerà molto importante per te prossimamente. Importante per te e tu per lei. Vediamo un po', il suo nome inizia con la lettera N, Q, E, oppure lettera B, può essere iniziale del nome o del cognome. Un'altra cosa che ti dico è che prossimamente inizierai a valorizzare molto di più una o due persone che ti stanno intorno, perché andrà a succedere un qualcosa che ti farà capire che su questa persona, uomo o donna che sia, possono essere una o due, ci puoi veramente contare. Quindi ti vedo valorizzarla molto di più di quello che stai facendo adesso, e queste erano un po' le previsioni specifiche per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e voglio darti una risposta secca. Un sì o no? Con gli arcani maggiori, pensa a questa domanda. Vediamo cosa ti rispondono per il quarzo rosa. Vediamo. Imperatore, morte e forza. Qui la risposta è un sì. Ti stanno dicendo che c'è una situazione che va a cambiare e sarà necessario metterci dell'impegno, lavorare un po' su quello che può essere, quello che andrà a succedere. Quindi c'è da prendersi delle responsabilità, una maggiore responsabilità, o comunque indirizzare anche la situazione, le cose. C'è qualcosa che comunque sarà proprio necessario fare, e la risposta è un sì. Vedendo l'insieme di queste tre carte ti dico anche che non lasciare che il passato occupi troppo spazio nel presente. Quello che è stato, guarda avanti. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo, per il quarzo rosa.
Vediamo. Per il quarzo rosa. Prossimamente ti vedo pranzare o cenare in un posto dove vedrai un panorama stupendo. Panorama stupendo. Le sedie saranno di legno, con le sedie di legno. Ci sarà qualcuno con te che non vedeva l'ora di essere lì in tua compagnia. Goditi il momento, ma soprattutto la compagnia di questa persona. Messaggio particolare: prossimamente ti vedo pranzare o cenare in un posto dove vedrai un panorama stupendo. Le sedie saranno di legno. Ci sarà qualcuno con te che non vedeva l'ora di essere lì in tua compagnia. Goditi il momento e la compagnia di questa persona. Questo era il messaggio per te, quarzo rosa. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Buddha, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una previsione specifica e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Buddha. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è il Buddha. Chi è il Buddha? Mazzo centrale, energia neutra. Buddha, tu sei una persona di larghe vedute, vedo, e hai grandi progetti per te, e è come se tu avessi sempre un obiettivo in mente, vedo. Quindi un obiettivo ma in grande stile. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 71 e il 25. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di vedere le conseguenze dei propri atti. C'è qualcosa che stai vivendo nella tua vita e che è un po' una conseguenza di un qualcosa che è stato fatto in passato. Numeri 71 e 25, vai a cercare e potresti avere a che fare con persone molto significative per te che hanno l'iniziale del nome o del cognome che inizia con la lettera C, D, R, prendiamo ancora qualcuna, P, G,
e Q, o magari potresti anche essere tu, eh? Vediamo cosa mi dicono di te. Ci sono segni di fuoco e segni d'aria molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Buddha, ti vedo alla ricerca di una stabilità economica. Tu sei un ottimo comunicatore, ma vedo che non ti fidi molto delle persone, eh? C'è sempre qualcosa che non ti convince, o in questo momento c'è una situazione dove stai un po' valutando i pro e i contro. Può essere anche in una relazione con una persona, non riesci mai a fidarti completamente delle persone. Penso che in questo momento tu stia affrontando una fase particolare della tua vita dove, come ti ho detto prima, potrebbe esserci la ricerca di questa stabilità economica, ma allo stesso tempo anche la ricerca di una stabilità in ambito sentimentale, mi fanno vedere qua. Vediamo cosa riesco ancora a dirti di te, poi ti faccio questa previsione. Vedo che ti concedi spesso qualche piccolo piacere, può essere il cibo o qualcos'altro. È come se non potessi farne a meno, e in questo momento c'è una persona nel tuo cuore, ma non riesci a capirla completamente, come se tu fossi in attesa di un cambiamento, e ti vedo in coppia, Buddha, eh? Adesso vediamo questa previsione, cosa mi dicono per te. C'è una persona che si farà risentire, una persona con la quale in passato potrebbero esserci stati dei disguidi, c'è stata una chiusura qui, e vedo che si farà risentire. Questa cosa ti creerà un po' di ansia. Ti dico già che questa persona torna, ma questa volta con buone intenzioni. Puoi darle fiducia. Un'altra cosa che vedo qua per te è che un posto dove sei stato ha lasciato il segno. C'è qualcosa che ti è rimasto dentro di questo posto. Ti vedo progettare di tornarci nuovamente nel fine anno. Quindi qui c'è un posto, potrebbe anche essere all'estero o comunque al di fuori rispetto a dove vivi tu. C'è un posto dove ti vedo tornare e progettarlo, e probabilmente andarci nel fine anno o inizio del prossimo anno. Buddha, vedo che prossimamente sei destinato a cambiare molte cose nella tua vita, quindi dovrai essere particolarmente coraggioso e intraprendente, perché come ti ho detto ci sono tante cose che vedo cambiare nella tua vita. Vedendo questa carta del matto, l'acqua stagnante alla lunga diventa velenosa, e non sarà il tuo caso, perché prossimamente ci saranno tante cose che sono destinate a cambiare nella tua vita. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no. Con questo mazzo di arcani maggiori, pensa alla domanda. Per il Buddha, vediamo cosa ti dicono. Mondo, Papa e Eremita. Guarda, non a caso c'è uscita per 2 volte la carta del mondo. Qui la risposta è in assoluto un sì. Le carte, rispetto alla domanda che hai fatto, ti stanno dicendo che i tempi sono maturi, hai raggiunto la giusta consapevolezza in questa cosa che tu hai chiesto. L'unica cosa, ti consigliano di non aver paura a lasciarti andare, perché nonostante tutto, nonostante questa consapevolezza che hai raggiunto, potresti essere ancora un po', diciamo, titubante a lasciarti andare, ad aprirti a questa possibilità. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che
mi verrà da dirti per il Buddha. Vediamo, Vediamo cosa mi dicono per te. Per il Buddha. Per il Buddha. Nella tua borsa o da qualche parte lì intorno a te hai conservato dei biglietti del treno o di un mezzo di trasporto. Un mezzo di trasporto, tra non molto dovrai dovrai rifare questi biglietti. La destinazione è la stessa. Cambia solo la data. Messaggio curioso: nella tua borsa o da qualche parte intorno a te hai conservato dei biglietti del treno o di un mezzo di trasporto. Tra non molto dovrai rifarli. La destinazione è la stessa, cambia solo la data. E questo era il messaggio per te, Buddha. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!